Ciao e bentornati su Ediufoni per questa nuova recensione. Io sono Andrea ed oggi vi parlo della Mese 109 Pro. La 109 Pro è una cuffia aperta a driver dinamico a bassa impedenza, 40 ohm ed alta sensibilità, risultando quindi estremamente facile da pilotare ed anzi forse troppo facile da pilotare. Mi sono infatti trovato in difficoltà con alcuni amplificatori particolarmente potenti come il Parson Conductor GT4 con cui era difficile gestire ascolti a basso volume. La 109 Pro si va a collocare in una fascia di mercato estremamente competitiva considerando il costo di 799 euro di listino, con avversari agguerriti come la HiFiMan Aria Stealth. L'unità che vedete tra le mie mani è stata acquistata direttamente da Mese con uno sconto in virtù del mio lavoro di content creator. Le mie considerazioni saranno comunque basate sul prezzo di listino ed ogni opinione espressa in questo video è frutto esclusivo della mia esperienza. A livello costruttivo e di comfort penso che la 109 Pro sia forse la migliore cuffia disponibile sul mercato nella sua fascia di prezzo. Mese, secondo me, ha fatto un lavoro straordinario nel creare un prodotto estremamente longevo e facile da riparare, che al contempo risulti anche bello sia da guardare che da tenere in mano. I materiali principali sono legno di noce, una speciale lega di acciaio e zinco presso fuso che donano alla 109 Pro un feeling di grande qualità e solidità assieme a dei pad in velluto molto morbidi e confortevoli. Anche il sistema di regolazione dell'altezza elastico è molto interessante. Molto gradevole anche la custodia rigida ed il packaging in generale. L'unica pecca negli ascolti più lunghi è forse il peso di 375 grammi che porta la cuffia a scendere un poco sulla testa. Inoltre, sebbene il connettore dei cavi lato cuffia sia da 3.5 mm, è difficile utilizzare cavi di terze parti a causa dell'aggancio leggermente incassato. I cavi in dotazione sono ok ed è possibile acquistare lo splendido cavo in rame puro come accessorio. Per quanto riguarda il driver da 50 mm, Meze ha sviluppato internamente una soluzione ambiziosa ed innovativa nel suo segmento, impiegando del berillio depositato a vapore sul toro che circonda il diaframma, ed anche il diaframma stesso è stato sviluppato da zero sulla base di un materiale composito di cellulosa rinforzata al carbonio. Insomma, non parliamo del solito driver di terze parti che molti produttori utilizzano, ma di una soluzione sviluppata ad hoc per questa cuffia. Prima di proseguire nel video però ti chiedo di iscriverti se ti sta piacendo questo contenuto e di lasciare un commento per farmi sapere cosa ne pensi di questa 109 Pro e magari di cosa ti interesserebbe vedere in futuro su Ediufoni. A livello sonoro la 109 Pro si discosta parzialmente dalla firma sonora calda e ricca leggermente scura delle Empyrean 1 ed Elite per abbracciare un bilanciamento più neutrale e brillante. Non fraintendetemi, però, mantiene comunque una firma sonora ricca, ma aggiunge una buona vivacità negli alti e nei medi, proponendo un suono generale appunto più bilanciato. Il basso è forse l'aspetto più interessante della 109 Pro, assieme allo staging ed al dettaglio generale, di cui parleremo più avanti, poiché riesce ad essere impattante, pieno e quasi arrogante, senza però sporcare i medi in maniera apprezzabile. Ne caratterizza certamente un po' il peso, ma non risulta mai mascherare le voci negli strumenti come il piano o la chitarra. Un brano d'esempio per parlarvi di questo aspetto è la suite The Final Thing on My Mind di The Pineapple Thief, che guadagna da questa presentazione risultando più dinamica e soddisfacente rispetto all'ascolto con una cuffia più neutrale. I medi sono buoni e la parte che mi ha convinto meno è forse il timbro degli alti, che a causa dell'abbondanza di frequenze sopra i 10.000 Hz risulta a volte troppo chiaro. Il bilanciamento generale comunque funziona molto bene con una discreta naturalezza che trova però la sua ragione d'essere in un ascolto divertente e non analitico. Questo però non vuol dire che la 109 Pro non sia dettagliata, anzi, la sensazione di spazialità che trasmette aiuta molto alla percezione dei suoni come separati tra loro, con uno stage ampio e ben definito. La capacità di risolvere piccoli riverberi e dettagli nascosti mi ha molto colpito, anche considerando ciò che ho letto e visto in altre recensioni. Ad esempio nel brano The Depth of Self-Delusion del gruppo Riverside, nel bridge che inizia a 5 minuti e 22, è possibile percepire chiaramente e con ampio dettaglio le chitarre presenti con i loro vari effetti in posizioni diverse del palcoscenico,
Volendo fare un paragone con una cuffia dal prezzo simile, ovvero la HiFiMan Aria Stealth, che ho avuto per diverso tempo, trovo la costruzione e longevità migliori nella 109 Pro, che preferisco anche per quanto riguarda la dotazione ed il packaging. L'Aria Stealth è una cuffia più analitica, probabilmente migliore sotto l'aspetto tecnico, più adatta forse per generi come la musica classica o il jazz acustico. Per il rock però personalmente preferisco la 109 Pro. Insomma, in conclusione, trovo che questa Meze 109 Pro sia una delle migliori proposte disponibili nella sua fascia di mercato, in particolare sotto i 1000 euro. Considerando la dotazione, la qualità costruttiva e la firma sonora divertente e piacevole che non va a pregiudicare una buona tecnicalità, è sicuramente una cuffia da tenere in considerazione. Non è un prodotto reference come può essere magari la Sennheiser HD 600, ma una cuffia pensata, citando le parole di chi l'ha creata, per un ascolto gioioso. Ciò detto, vi ringrazio per aver guardato questo video e vi invito nuovamente ad iscrivervi mettendo anche un mi piace per supportare il mio lavoro. Non mi resta quindi che augurarvi buoni ascolti. Un saluto e alla prossima!